Sai cosa hanno in comune Apple, Google, Tesla, Facebook e Amazon, oltre ad essere le società che valgono di più al mondo? Tutte queste società sono state finanziate da fondi di venture capital. Ma che cos'è il venture capital? Partiamo con la definizione più elementare. Venture capital è una forma di investimento in cui una società investe dei soldi in una startup per riceverne in cambio una quota, con l'aspettativa che i soldi investiti permettano alla società di crescere esponenzialmente, aumentandone il valore complessivo e facendo guadagnare l'investitore. Analizziamo quindi le 4 parti fondamentali di un fondo di venture capital: la struttura dei fondi, i round di investimento, la strategia di investimento e le strategie di exit. Partiamo quindi dalla struttura dei fondi di venture capital. Da una parte ci sono i clienti di questi fondi. Tendenzialmente si tratta di individui ad alto reddito, fondi pensione, fondi di investimento, assicurazioni e altre società finanziarie. Tutti questi soggetti prendono il nome di limited partner, versano del capitale dentro il fondo che verrà gestito dai general partner, cioè le persone che lavorano per la società di venture capital e diciamo più in generale la società di venture capital stessa. I limited partner si aspettano che verrà restituito loro il capitale versato più il rendimento. Per fare ciò i general partner investono non in una ma in varie startup, con la speranza che la maggior parte di queste cresca di valore. Questo perché le startup sono molto rischiose e perciò è necessario diversificare gli investimenti. Ipotizziamo infatti di investire 10 euro in 10 startup. Dopo 5 anni sarà sufficiente che una sola startup valga 100 euro, cioè che il suo valore sia cresciuto di 10 volte, per coprire le perdite delle altre 9 che potrebbero essere fallite. Nonostante sia ovviamente solo un esempio, le percentuali sono più o meno corrette, si tratta quindi di un tipo di investimento ad alto rischio e ad alto rendimento. Mediamente infatti dall'investimento alla chiusura del fondo passano tra i 7 e i 10 anni e i migliori fondi di venture capital hanno un rendimento annualizzato che va dal 20 al 30%, che è un gran bel rendimento paragonato col 10% dell'azionario. Guardiamo ora cosa sono i round di investimento, ma per fare ciò dobbiamo capire prima qual è il ciclo di vita di una società. Abbiamo infatti la fase dell'idea, quella della crescita, in cui la società si sviluppa, la maturità e infine molto spesso purtroppo il declino. Quando le aziende ancora sono un'idea, con al massimo qualche prototipo che si chiama MVP, si ha il seed funding. Una volta che l'azienda inizia ad avere un prodotto e presenta una crescita, ci sono gli investimenti di serie A, serie B e serie C. E poi, quando raggiunge la fase della maturità, ci sono investimenti di serie D e F. Ovviamente, sfortunatamente, la maggior parte delle startup non raggiunge la fase degli investimenti di serie D e F, perché tendenzialmente falliscono prima. Vediamo ora invece come investe un fondo di venture capital, in quali startup, quali sono le sue strategie. Solitamente si tratta di società che hanno un grande mercato, perché altrimenti come farebbero a aumentare esponenzialmente di valore? Un'altra cosa per cui guardano i fondi di venture capital sono che i fondatori e il team siano le persone brillanti che possano essere in grado di raggiungere il loro obiettivo nonostante le probabilità di successo siano molto sfavorevoli. Quando io investo in un'azienda, investo soprattutto nelle persone. Inoltre, e ovviamente, il prodotto deve essere migliore della concorrenza. Ma più nel dettaglio, diciamo, quali sono le caratteristiche che ha una tipica startup che raccoglie capitali? Si tratta quindi di società che sono in perdita, perché altrimenti potrebbero sostenersi con la gestione caratteristica. E inoltre il fatto di essere in perdita è la cosa che permette il secondo punto fondamentale, cioè una grande crescita. Si tratta infatti di aziende che crescono di un 10% su base mensile, parliamo di un più 120% su base annua in alcune metriche chiavi che possono essere i ricavi o il numero degli utenti. Inoltre deve essere una società scalabile, deve essere quindi una società che abbia sviluppato un prodotto o un servizio per il quale che ci sia un solo utente o 1 milione di utenti non ci siano grosse differenze. Ed è per questo che molto spesso si tratta di società tech. Vediamo infine quali sono le strategie di exit, cioè com'è che i fondi di venture capital guadagnano, com'è che fanno soldi. Possono essere vendere ad un altro fondo di investimento, ad esempio un fondo che investe soltanto in fase di seed potrebbe vendere a un fondo che investe in fase di serie A o in serie B.
Abbiamo poi la quotazione in borsa, in inglese IPO, cioè la società viene messa sul mercato e quindi a quel punto il fondo di venture capital può vendere le sue quote direttamente ai vari investitori sul mercato azionario. Oppure il terzo modo è l'acquisizione, cioè quando un'altra società, solitamente più grossa, decide di comprare questa startup perché secondo una serie di valutazioni può pensare che può essere un investimento interessante. Possiamo fare degli esempi come YouTube comprato da Google, o Twitch comprato da Amazon, o Instagram da Facebook, e ce ne sono altri milioni di esempi così. E questo in generale è come funziona un fondo di venture capital. Se ti è piaciuto questo video lascia un mi piace e iscriviti. E qua ci sono 2 video che YouTube pensa potrebbero piacerti.